Non nascondiamocelo, l'Italia, soprattutto all'estero, è un florilegio di luoghi comuni. Pizza, spaghetti, calcio, mafia, mandolino, i donnaioli, Latin lover. Questi altri sono alcuni degli stereotipi che ci accompagnano un po' ovunque. Tu dici Italia e tante volte ti si risponde così. Spaghetti, pizza, calcio, mandolino, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche un altro luogo comune, un detto, italiani brava gente. È un detto che ha delle radici coloniali, che era nato quando l'Italia si affacciava alla politica colonialista europea, quasi a voler distanziare la cosiddetta civiltà italica dalla cosiddetta barbarie africana. Un concetto, quello di italiani brava gente, che poi era stato reintrodotto e perpetuato per contrapporsi alla grandeur francese, al distacco fin troppo altezzoso degli anglosassoni e in ultima analisi rispetto alle brutalità perpetrate dai nazisti durante l'ultima guerra. Italiani, brava gente. Cosa significa? Soldati buoni che combattono contro voglia, che sono più portati a socializzare. Lo stereotipo, come tanti film che abbiamo visto, soprattutto negli anni 60, magari quelli con protagonista Alberto Sordi. Italiani brava gente. Ma gli italiani in guerra sono stati davvero brava gente. O forse questo detto popolare è una bugia che maschera qualcosa di inconfessabile, qualcosa di oscuro, qualcosa che non si vorrebbe mai portare alla luce. Per rispondere a questa domanda forse dovremmo fare un viaggio, neanche troppo distante, prendere l'aereo, dirigerci in Grecia, in Tessaglia. Nella prefettura di Larissa esiste ancora oggi un piccolo villaggio, si chiama Dominico, nulla di speciale. Le solite casupole di pietra e in tufo bianco dei pastori. Nella zona si pratica la pastorizia, si coltiva, soprattutto gli olivi. In passato c'è stato anche qualche contrabbandiere, ma nulla di più. A completare il quadro del paese c'è l'onnipresente chiesa greco-ortodossa, più il brullo paesaggio greco classico, con le colline, gli olivi e qualche rovina archeologica, quelle di Cirezie, una vecchia polis distrutta da Perseo di Macedonia nel secondo secolo a.C. Questa è Dominico, un paesello anonimo, come tanti altri. O meglio, sarebbe un paesello anonimo come tanti altri, se non fosse che è successo qualcosa in quel paesello. Qualcosa nel febbraio del 43 che ha trasformato per sempre la storia di Dominico e che soprattutto smentisce, assieme a tanti altri episodi meno famosi, quel detto, italiani brava gente. Cosa succede nel febbraio del 43? Succede che nella zona della Tessaglia è di stanza come forza d'occupazione la 24esima divisione di fanteria Pinerolo, un'unità del Regio Esercito forte di 16.000 uomini, al comando del generale di divisione Cesare Camillo Benelli. La Grecia è stata occupata quasi 2 anni prima, al termine di una lunga campagna militare che era iniziata con la cosiddetta pretesa della guerra parallela da parte di Mussolini e che si era conclusa con l'invasione da parte dell'asse prima della Jugoslavia e poi della stessa Grecia. Da parecchio tempo la Pinerolo è in zona, è incaricata di eseguire il cosiddetto controllo del territorio, quindi mantenere l'ordine pubblico, garantire l'occupazione e reprimere la resistenza partigiana, perché in Grecia comunque tanti popolani ed ex militari non si sono rassegnati all'occupazione del paese. Arriviamo a lui, al generale Cesare Camillo Benelli, sardo di nascita, con un robusto passato militare alle spalle. Quando era giovane, da sottotenente di artiglieria, ha combattuto in Libia durante la guerra italo-turca. Poi, con sul petto una medaglia d'argento e la croce di guerra, aveva fatto la Grande Guerra. Sotto il ventennio ha fatto carriera, ha frequentato la scuola di guerra, ha ottenuto la greca, cioè il simbolo degli ufficiali generali. Prima è diventato comandante artiglieria del secondo corpo ad Alessandria e poi sempre d'artiglieria della quinta armata in Africa settentrionale. Dall'ottobre del 1941 è stato designato a comandare la Pinerolo in Grecia. Inizialmente doveva essere solo un transito, un interim per coprire una vacanza e invece è diventato di ruolo. Quello di comandante di una unità d'occupazione è un impegno snervante, fatto di routine, una routine che a volte può essere interrotta da fatti anche gravi. Il 16 febbraio del 1943 accade qualcosa a pochi chilometri da
Dominico. Accade che un manipolo facente parte della legione di camicie nere aggregata alla Pinerolo cada nell'imboscata dei partigiani. Le camicie nere stanno facendo un trasporto di materiali con alcuni autocarri che sono stati requisiti. Sono al comando del console Ruggero e a pochi chilometri dal villaggio i partigiani attaccano. Si tratta dell'ELAS, la formazione dei partigiani comunisti che a fine guerra darà vita a una guerra civile piuttosto lunga e piuttosto tragica. Ebbene, gli uomini dell'ELAS si sono appostati su una collinetta che domina la strada e da lì aprono il fuoco con mitragliatori e bombe a mano. È un attacco a sorpresa. Sul terreno restano 8 camicie nere colpite a morte. Un nono milite, ferito gravemente, morirà poco dopo in ospedale. Il bilancio comunque non è finito lì. Ci sono anche 2 ufficiali e altri 13 soldati feriti, tra pallottole di rimbalzo e schegge. I greci comunque pagano subito un prezzo molto salato per quell'imboscata, perché gli italiani, esaurito l'effetto sorpresa dell'attacco, passano al contrattacco e nel giro di un'ora inseguono i partigiani sulle colline, ne uccidono 8 immediatamente e ne rastrellano altri 35, tutti passati per le armi. La legge della guerra. E fin qua, nulla di straordinario. Se non fosse che il console Ruggero, un uomo profondamente fascista, non si è soddisfatto. Non si è soddisfatto perché non tollera attacchi contro i suoi uomini, contro le sue camicie nere. Per questo motivo va al comando della Pinerolo, chiede di parlare col generale Benelli e gli dice: occorre dare un segnale. I greci vanno puniti per quanto hanno fatto. Insomma, non si può lasciare che i greci pensino che gli italiani siano dei deboli. D'altronde, aggiunge Benelli, parlando con Ruggero, gli alleati tedeschi già da tempo usano la mano pesante. Quindi, in fondo, il generale concorda col console. Va bene, si può fare. Magari una rappresaglia in grande stile farà ripensare alla popolazione civile nel caso fosse tentata da altri episodi di ribellione. Viene data carta bianca agli ufficiali che possono organizzare senza troppi problemi la rappresaglia. L'obiettivo, neanche a dirlo, è proprio il villaggio di Dominico, un po' perché è molto vicino alla zona dello scontro, un po' perché è in cima quel villaggio alla lista dei sospettati come base operativa dei partigiani. Ci sono tanti sospetti in zona. E in zona ci sono anche dei collaboratori, o meglio, dei collaborazionisti che passano informazioni all'esercito italiano su presunte attività partigiane. Ebbene, nel giro di nemmeno 4 ore dalla sparatoria, Domenico è circondato dagli uomini della Pinerolo. Siamo ancora al pomeriggio e in pieno pomeriggio un ufficiale italiano piomba nella piazza col megafono in mano, chiama fuori tutti gli abitanti di Domenico. Ci sono uomini, donne, vecchi, bambini. Quell'ufficiale urla: qui qualcuno aiuta i banditi a uccidere noi italiani. Ebbene, esigo i nomi dei responsabili o ne pagherete tutti quanti le conseguenze. Gli abitanti di Domenico si guardano negli occhi, non capiscono di cosa si stia parlando. Non è una questione di incomprensione della lingua, molti di loro capiscono l'italiano, qualcuno lo parla pure, ma nessuno di loro ha idea di cosa sia avvenuto. E a quanto pare nessuno di loro ha contatti con i partigiani comunisti dell'Elas. È normale dunque che nessuno si faccia avanti, nessuno si prenda una responsabilità, piuttosto tutti quanti fissano impauriti i fucili e le mitragliatrici degli italiani. Prima di sera nessuno si consegna. Piuttosto arrivano degli autocarri. Ufficialmente la posizione dell'esercito è quella di far evacuare il villaggio e di darlo alle fiamme. Un'operazione di terra bruciata, giusto per togliere una base potenziale ai partigiani. Viene fatta una selezione, uomini e ragazzi sopra i 14 anni da una parte, donne, vecchi e bambini dall'altra. Ognuno viene messo in fila per salire su quei camion. A tutti viene raccontato che dovranno essere spediti in un campo di prigionia, devono portare pazienza, quindi niente colpi di testa, tutti tranquilli e via. Tra l'altro c'è qualcuno che su quei carri non sale. Si tratta del capovillaggio, di suo fratello, di suo cugino e dei rispettivi familiari. Loro vengono esentati. Perché? Beh, i paesani di Domenico lo sanno benissimo. Li guardano anche abbastanza male, con disprezzo. Sono stati loro ad andare dal generale Benelli e offrirsi come spie, come collaborazionisti. Sono loro che da mesi passano informazioni agli italiani sugli sbandati, sugli ex militari greci che si accampano nei boschi. Il capovillaggio, suo fratello, suo cugino e i familiari possono salire
su un autocarro speciale che li porta a Larissa. Lì verranno liberati. Il prezzo pagato è un elenco di nomi dei presunti capi partigiani in Tessaglia. Nomi che verranno ricercati, alcuni trovati e passati per le armi, altri introvabili, alcuni perché già uccisi, altri perché scappati. Ma questa è un'altra storia. Nel frattempo, gli artificieri della Pinerolo piazzano le bombe incendiarie e le cariche di tritolo per demolire il villaggio. Intanto due colonne motorizzate partono verso Larissa. Sulla prima ci sono donne, vecchi e bambini. Vengono portati in un campo di concentramento, perché sì, il Regio Esercito gestisce campi di concentramento, non ci sono solo i nazisti, anche i militari italiani imprigionano degli innocenti ed è una macchia pesante, brutta, scura sul curriculum del Regio Esercito. L'altro convoglio, quello con gli uomini e i ragazzi, non arriva al campo. Non ci arriva perché quando il sole è già calato, la colonna si ferma. È un ordine del generale Benelli, occhio per occhio. Anzi, peggio, 10 occhi per ogni occhio, o meglio, 10 greci per ogni militare italiano. In località Damasi gli autocarri si fermano, i prigionieri sono costretti a scendere, ad allinearsi, mani alzate, ai bordi di un campo vicino a un muretto a secco. Alla luce dei fari dei camion, i fucili e le mitragliatrici italiane fanno fuoco. Vengono falciati in 97 e i cadaveri vengono abbandonati sul posto, non vengono seppelliti. Si decide di lasciarli lì come un ammonimento per i partigiani. Non fatelo più, perché questa è la sorte che aspetta i vostri compatrioti. Benelli, nel suo rapporto redatto ai superiori nelle prime luci del giorno successivo, scrive totale 140 sudditi greci deceduti. Somma quelle 97 vite ai 35 greci uccisi nella corsa delle camicie nere contro i partigiani e agli altri 8 che erano stati uccisi sul posto dopo l'imboscata. Questo è un vero esempio e monito per il futuro, conclude Benelli nel suo rapporto. E voi credete ancora al motto italiani brava gente? Questa non è una leggenda, questa purtroppo è storia. Tra l'altro, se vogliamo basarci sul karma, sul riallineamento, bisogna dire che Benelli ha fatto un'esistenza davvero particolare dopo quel 16 febbraio. Perché se il 16 febbraio del 43 ha rappresentato lo spartiacque per il Regio Esercito che da quel momento in avanti in Grecia ha massacrato senza pietà qualunque tentativo, anche solo di contestazione, come già avveniva nell'ex Jugoslavia, dove il generale Roatta aveva scritto una direttiva si ammazza troppo poco. Ebbene, Benelli fa una fine abbastanza ingloriosa. Infatti scopre di essersi gravemente ammalato, torna in Italia, dove morirà il 28 novembre del 1943, a 58 anni di età, a Chieti. Al suo posto, al comando della Pinerolo, arriva Adolfo Infante, un reduce dell'Ariete in Nord Africa. Infante è un uomo energico, ma di idee opposte rispetto a quelle del predecessore. Difatti, dopo l'armistizio di Cassibile, mentre tutte le unità italiane d'occupazione in Jugoslavia e in Grecia sbandano, tranne l'Acqui che viene massacrata a Cefalonia. Ebbene, Infante riesce a opporsi armi in pugno ai tedeschi e porta i resti della grande unità a unirsi proprio ai partigiani greci, i quali però decidono di vendicarsi in maniera decisamente crudele di quello che era avvenuto a Dominico. Infatti migliaia e migliaia di militari italiani vengono costretti a cedere le armi, a farsi internare in campi di prigionia, condannati a morire di stenti. Se ne salvano pochi, solo grazie all'intervento della missione militare britannica, che permette loro, dopo quasi un anno, di essere rimpatriati e curati. Quando vi parleranno ancora di italiani brava gente, di soldati italiani tutto sommato bonaccioni, gentili, che combattono senza odio e che soprattutto non toccano donne, vecchi e bambini, non fanno rappresaglie sui civili. Ricordatevi di Dominico, ricordatevi del generale Benelli, del generale Roatta, del console Ruggero. Ricordatevi delle stragi perpetrate pensando che la vita umana di un militare sia 10 volte più preziosa della vita umana di un civile. La vita umana è sempre preziosa, a prescindere. Non dimenticatelo mai. Non dimenticate Dominico e non dimenticate quello che avvenne per mano delle camicie nere dei soldati della Pinerolo e il loro triste epilogo da massacratori di un popolo a prigionieri del popolo stesso.